2025 è ormai alle porte, si lascia alle spalle un anno incredibile, fatto di tante piccole soddisfazioni, tanti piccoli traguardi raggiunti, ma soprattutto di tante grandi spese, tanti grandi acquisti. E quindi come ogni anno è il momento di fare il resoconto di quello che è stato l'anno precedente e soprattutto di fare un aggiornamento della collezione. In questo video infatti vi propongo quello che è il room tour della mia collezione di action doll in scala 1 a 6, principalmente Hot Toys, ma come vedrete ci sarà un po' di tutto, basate su quello che è il mondo Marvel, DC, Star Wars, anime, serie TV, film, videogiochi, ci sarà un po' di tutto. Quindi ragazzi, non mi resta che invitarvi a mettere mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete fatto e cominciamo a vedere la collezione. Cominciamo dal primo scaffale, quello dedicato al prologo e in particolare alla minaccia fantasma, episodio 1. Qui abbiamo ovviamente Qui-Gon e Darth Maul al suo fianco. Darth Maul che è in attesa della versione 2.0, anche se questa rimane comunque una delle doll più belle, una delle mie preferite in collezione. Invecchiata benissimo, qualcosa forse sull'head sculpt da rivedere, che è stata corretta con la 2.0, mentre per Qui-Gon stiamo ancora in attesa di un'eventuale versione Artisan, ma anche qui Hot Toys, per essere una doll un po' datata, ha dato veramente il meglio di sé. Proseguiamo quindi con le doll di episodio 2, sempre dal prologo. Iniziando da Jango Fett, una delle prime doll di Star Wars che sono entrate a far parte della mia collezione, che trovo ancora bellissima. Due droidi di Sideshow. Mace Windu, che ha deluso un pochino le mie aspettative per questo 2024, ma comunque fa la sua bella figura ed è una doll che deve essere in collezione. L'incredibile Conte Dooku, che ormai ha qualche anno sulle spalle, ma guardate che roba. Anakin, l'ultimo arrivato nella famiglia di episodio 2. 3PO, immancabile. E poi Yoda, il più grande recupero nella collezione di Star Wars che abbia fatto nell'ultimo periodo. Ed è la volta di episodio 3, uno scaffale forse un po' scarso in termini di quantità, ma con delle doll a parer mio eccezionali. Abbiamo questo Anakin pieno di pleather che però, come vedete, ancora resiste ai segni del tempo con la sua doppia saber. Un head sculpt forse un pochino superato ora a fine 2024, ma comunque bellissimo. Comandante Cody, molto ricercata fino a qualche anno fa. E poi Obi-Wan, secondo me, a mio gusto personale, ancora il migliore per Hot Toys. Ed eccoci ad episodio 4, una nuova speranza, con la principessa Leia, Obi-Wan con testa Sideshow ridipinta, l'accoppiata Chewbacca Han Solo e sullo sfondo uno dei membri della cantina band di Sideshow. Questa accoppiata Han Solo Chewbacca vi assicuro che non è stata semplice da recuperare visto il costo, perché hanno sulle spalle qualche annetto. Qualcosa da ridire su Chewbacca in realtà, soprattutto sul volto, ma
Presto avrà una seconda versione, non tratta da episodio 4, ma comunque è sempre bellissimo averli in collezione. Altro scaffale piuttosto povero, solo con 2 doll, Luke nella sua versione pilota, tra l'altro una delle più belle secondo me, e poi Darth Vader imponente con questa base diorama, bellissima, azzeccatissima. Saranno poche, ma questo Darth Vader in collezione spicca tantissimo. Per finire con i film siamo su episodio 6 con C3PO, la sua versione più classica, quella dorata, che purtroppo ha la mancanza di non avere il compagno R2D2, di cui sono in attesa e spero che mi arrivi il prima possibile. Qui abbiamo anche Luke, l'imperatore Darth Sidious, bellissimo. Purtroppo è la versione senza trono, sono riuscito a recuperare soltanto questa, secondo me comunque, una delle doll più belle. E là dietro, Boba Fett, il grande Boba, versione sideshow. E comunque questo è uno scaffale che verrà presto riempito da tante altre doll. Sotto di loro, il grande Jabba the Hutt, con questa base del trono custom, fatta da un mio amico, con tutti i vari elementi. E iniziamo adesso con le serie TV, quelle a cui sono più affezionato. Qui abbiamo la squadra quasi completa della Bad Batch, una delle serie che ho amato. Purtroppo manca ancora Tech, che qui in Italia dovrebbe arrivare penso all'inizio di gennaio. Secondo me una bellissima squadra, ho preferito esporli con i volti scoperti e i caschi in mano o comunque nelle immediate vicinanze, perché penso che siano davvero bellissimi questi volti, affiancati dal Capitano Rex, anche lui un'altra delle doll più ricercate di qualche anno fa insieme a Cody. E poi qui, anche se fa parte della serie The Book of Boba Fett, ho preferito esporlo qui insieme agli altri elementi di The Clone Wars, perché mi piaceva esporlo qui con loro, facendone anche lui parte, ovvero il grande Cad Bane. Siamo ora ad uno degli scaffali che preferisco per la collezione di Star Wars, legato ad una delle serie che preferisco, ovvero quella di The Mandalorian. Come vedete qui ce ne sono diverse e tutte di una buona qualità. Qui abbiamo tutta la parte dedicata ai Mandaloriani, Boba Fett nel suo double pack, Ahsoka nella sua vecchia versione, il Dark Trooper accompagnato dalla prima versione di Moff Gideon e dallo Stormtrooper, la mia prima doll, la prima doll che è entrata a far parte della mia collezione. Poi Mando, la TMS 015 se non sbaglio, vari Grogu e poi Luke nella versione tratta da The Mandalorian, che secondo me è veramente bellissima. Ovviamente vi ricordo che di tutte queste doll trovate i video dedicati sul canale.
E qui siamo nel piccolo angolo dedicato a The Book of Boba Fett, con ovviamente Boba, con uno degli head sculpt più belli di Hot Toys in 1/6 che abbia visto nell'ultimo periodo, bellissimo nella sua versione con trono, accompagnato dalla bellissima Fennec Shand. Anch'essa una doll molto sottovalutata secondo me, ma con un head sculpt fenomenale. Mi piacerebbe arricchire questa parte con una sorta di diorama per valorizzare ancora di più la bellezza di queste doll, cosa che sicuramente farò in futuro. E per finire con le serie TV e con Star Wars in generale, per questa parte della collezione, non poteva mancare il Darth Vader tratto dalla serie Obi-Wan Kenobi. Sono in attesa di Obi-Wan per andare ad affiancarlo, una delle doll più belle di questo 2024 per il mio, e quindi doveva assolutamente entrare a far parte della mia collezione. Qui abbiamo una piccola nicchia riservata a DC che è in fase di espansione, per il momento un po' spoglia, ma stanno arrivando diversi altri pezzi che andranno a completare un pochino questi scaffali, tra cui Joker, Bane, la Batman Armory e tanta altra roba interessante. Primo fra tutti spicca questo Black Adam in una delle due versioni. Sono intenzionato a prendere anche l'altra, quella con il mantello, perché è davvero un pezzo bellissimo, uno dei migliori secondo me di quest'anno, con un head sculpt veramente da paura. Andando poi verso il basso c'è la sezione riservata a Batman 89 con Bruce Wayne di Michael Keaton dei Mass Toys, che lavora senza licenza. Anche questo è un pezzo sorprendente. E poi il tanto discusso quanto da me amato Batman 89 nella sua versione 2.0. Sullo sfondo un cappuccio di Batman 89 della Lego che fa soltanto atmosfera. E poi verso il basso altri due pezzi nel double pack di Batman v Superman con il Superman Black Suit di Cavill, altro pezzo abbastanza buono, e poi il Nightmare Batman, anche questo in parte criticato secondo me senza grande motivo, secondo me bellissimo, imponente, mastodontico, e si rimane in attesa ovviamente del Superman di In-Art. Inizia adesso la parte dedicata a Marvel, una parte molto importante all'interno della mia collezione, con questo scaffale dedicato a Doc Ock e Green Goblin, che qui troviamo con un body Mass Toys riadattato per una testa senza maschera tratta da questa versione di Green Goblin. Secondo me spettacolare, seppur con qualche difetto. Qui dietro troviamo appunto l'aliante di questa versione deluxe, che purtroppo non può cavalcare per via della scarsità di spazio, e qui una delle doll che preferisco per Spider-Man No Way Home, ovvero Doc Ock. Sebbene non sia piaciuto molto l'head sculpt, io lo trovo favoloso, con diverse altre chicche, davvero mastodontico anche questo Doc Ock con i suoi tentacoli. E qui invece soltanto la basetta di Sandman senza lo Spider-Man, perché lo troveremo in un'altra sezione. Questa basetta molto bella, veramente bellissima, ma che lascia qualche granello di sabbia qua e là, quindi ho preferito isolarla dal resto della collezione. Collectibles, life, joy. Every man a girl, boy.
E da No Way Home passiamo ad Endgame. In realtà qui c'è anche una doll che non fa parte di quel film. Abbiamo questo Iron Man Mark 85 Battle Damage in una delle scene più epiche, se non la più epica del Marvel Cinematic Universe, accompagnato dal Thanos, anch'egli Battle Damage, altra doll meravigliosa, una delle mie preferite per quanto riguarda questa sezione Marvel. Un bellissimo Loki Endgame, anche lui fantastico, così come il Thor panzone. Per cui sono in attesa, sono veramente speranzoso di una versione Artisan con barba Artisan. Credo che ormai sia arrivato il momento. E laggiù invece un Hulk tratto da The Avengers, ormai un po' datato, ma si difende ancora benissimo, invecchiato benissimo, e anche lui è in attesa di un corrispettivo Red Hulk che penso verrà annunciato molto a breve. Nel ripiano sottostante invece altri eroi Marvel, però tratti da film differenti. Abbiamo infatti un'altra versione di Thor, quello di Love and Thunder, che mi piace particolarmente, ma non tanto quanto quello che abbiamo appena visto. Un Cap 2012 con una delle suit più belle, secondo me, e più simili a quella del fumetto. Poi questa Mark 46 da Civil War, un Doctor Strange stupendo, secondo me la sua versione migliore in Hot Toys e anche in 1/6, tratto dal multiverso della follia, un grandissimo Black Panther nella sua versione 2.0 e dietro un Visione, forse l'anello debole di questa collezione, della collezione Marvel, ma comunque un buon pezzo da aggiungere alla collezione, scusate. E qui siamo ad uno degli scaffali che preferisco, sebbene sia costituito soltanto da 2 doll. Abbiamo qui il Wolverine di Ono Studio, una doll bellissima, non priva di difetti, ma davvero impressionante e super massiccia. E sempre per gli X-Men, ovviamente, non poteva mancare Gambit di Sideshow, che si porta qualche anno sulle spalle, ma secondo me rimane la versione migliore in 1/6 insieme a quella di Soso Toys. C'è stato sempre un po' un dibattito su quale fosse la versione migliore. Io ho optato per questa perché la trovo davvero molto molto bella. Ed eccoci qui in quello che è lo scaffale degli Spider-Man, nel multiverso degli Spider-Man. Come vedete sono un leggero appassionato di Spider-Man, abbiamo di tutti i gusti e non bastano mai. Ovviamente mancano ancora tantissimi pezzi per andare a completare tutte le doll di Hot Toys rilasciate, ma non è mia intenzione farlo. Qui abbiamo dalla Black Suit a Miles Morales Advanced Suit, al Miles di Into the Spider-Verse, la versione di Spider-Man Amazing dal fumetto, Black and Gold 2099. Abbiamo diversi pezzi, uno più bello dell'altro, a parte lui, uno più bello dell'altro. Original Suit, Advanced Suit 1.0 e poi l'ultimo arrivo in famiglia, ovvero il Red and Blue, sempre da No Way Home.
E non può mancare la sezione dedicata ad anime e videogiochi, in particolare questo scaffale dedicato a Naruto. Non ci sono ancora molte doll perché scarseggiano in realtà doll dedicate ad anime in scala 1 a 6, ma qui abbiamo tutte e tre le Rocket Toys uscite finora, da Itachi a Madara, un pezzo unico e ormai introvabile, Kakashi e poi Naruto e Sasuke dalla prima serie di TreeZero. In particolare questo Madara, lo ripeto, pezzo bellissimo e Rocket Toys merita davvero tantissimo. Sono in attesa di altri pezzi che dovrebbero uscire nel 2025 e sinceramente non vedo l'ora. E tra gli anime spicca anche l'unica solitaria doll dedicata a Demon Slayer, ovvero il Rengoku di Soso Toys. Anche in questo caso sono in attesa di altri 2 pezzi, ma Soso Toys ha i suoi tempi biblici per il rilascio di queste doll che sono comunque meravigliose. Questo Rengoku è davvero stupendo. E qui al suo fianco abbiamo le 2 Iconic Studios dedicate a Street Fighter con Ken e Ryu, altri pezzi unici con body TB League completamente in silicone, seamless, e qui anche siamo davanti a 2 pezzi davvero incredibili. Sono veramente fiero di averli in collezione. Ed infine, per concludere il tour, abbiamo una piccola parte dedicata a film e serie TV in generale, con delle meraviglie come il Gandalf e l'Aragorn di Nart. E qui invece abbiamo il Geralt di Soso Toys, anche lui uno degli ultimi arrivi in collezione, e il meraviglioso Rambo di TreeZero. Questo è un pezzo veramente fantastico. E per Gandalf e Aragorn, ragazzi, non ho nulla da dire, lascio alle immagini parlare. E con questo per il momento era tutto, spero che la collezione vi sia piaciuta, è una collezione in continuo aggiornamento, ci sono già tantissimi preordini attivi, quindi già per l'anno prossimo vedrete tanta roba in più. Ringrazio il colossodeinerd.com che mi ha aiutato per la maggior parte di questa impresa, quindi nel raccogliere tutte queste doll, tutti questi pezzi, e vi invito quindi come sempre ragazzi a mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e ci vediamo come al solito a un prossimo contenuto. Ciao ragazzi, a presto!